Amici tecnologici, siamo arrivati all'ultimo video della serie Ricarichiamo il nostro Powerwall. E allora, i tre pacchi batterie sono carichi, tutti e tre a 4.2 volt come voltaggio. Ora dobbiamo semplicemente andarli a connettere, perché abbiamo fatto dei test singoli, li abbiamo staccati dalle connessioni in serie. Attualmente sono dei pacchi batterie individuali, non connessi in serie. Ora dobbiamo andare a fare la connessione in serie, che andremo a fare tramite i nostri connettori. Questo è il polo positivo della batteria, polo positivo, quelli sotto sono tutti i poli negativi. Andiamo a connettere il negativo di una con il positivo dell'altra, e uno. Andiamo a mettere il dato con il bulloncino, così da poterli bloccare e chiudere la serie. Ok, in questo momento abbiamo due pacchi in serie, perciò se andiamo a misurare la tensione di uscita abbiamo circa 8,4 volt. Ok, questi poi dobbiamo stringere meglio con questo. Perfetto. Uno. Andiamo a connettere anche il secondo, connessione sempre in serie. Vi ricordo che il nostro è un Powerwall prototipale, attenzione, però nello stesso tempo, anche se è prototipale, sta dando delle soddisfazioni enormi. È un 2.2 circa kWh, perciò anche come capacità non è niente male. In commercio oggi andate a trovare Powerwall o batterie di accumulo al litio, come volete andarli a chiamare, chiamateli, che hanno diversa capacità di accumulo. Ovviamente più è alta la capacità, più è il prezzo del prodotto, perché più è alto come capacità, più vi prometterà nel tempo una durata e un uso continuato, nel senso che un pacco batterie da 2 kW sotto un impianto di un appartamento ovviamente vi darà elettricità, energia per quello che è. Se già è un 4 kWh, ovviamente avete il doppio dell'elettricità disponibile, stoccata dentro al pacco batterie. In commercio cosa stanno facendo oggi? Una cosa molto intelligente. Possono, o meglio, vendono, stanno producendo, mettendo in commercio delle batterie di accumulo modulari. Hanno un contenitore in lamiera, un box, ecco, dove dentro ci sono vari scompartimenti, che nel nostro esempio potremmo dire che abbiamo 1, 2, 3 pacchi batterie. Ora, più serve alta la quantità di energia da immagazzinare, più kilowattora servono, più pacchi batterie dobbiamo andare a mettere. Il tutto è parallellato e il tutto viene gestito da un'elettronica di controllo che hanno inizialmente. Ogni pacco batteria avrà la sua elettronica e poi ce n'è una generale che interfaccia e interconnette tutte le batterie, sempre parlando al litio. Come dimensioni sono dimensioni molto piccole e nello stesso tempo sono kilowattora molto ma molto alti. Questo è ottimo perché è possibile fare un investimento non tutto in una volta. Per esempio, io oggi posso andare ad acquistarmi il mio gruppo di accumulo al litio,
per andarlo a connettere con il mio impianto fotovoltaico, così da ricaricarmi le batterie durante il giorno e poi durante la notte, oppure durante quelle ore di giornata dove il sole non è al 100%, possa avere sempre quello spunto di energia in uscita e poterla utilizzare in maniera diciamo immediata e sistemica. Dal momento in cui io faccio un investimento e non voglio spendere chissà che somma, posso andare inizialmente a comprare un gruppo di accumulo, per esempio, da 2 kWh. Se un domani ho la possibilità e vedo che effettivamente il mio gruppo batteria non mi permette tanta libertà, non mi permette di avere un utilizzo in base, poi ovviamente cambia da circostanza e circostanza, da appartamento in appartamento, dal numero di inquilini, dagli elettrodomestici che si vanno a utilizzare, e varia anche da quante ore di giorno ci sono, perché un pacco per esempio da 2 kWh con un buon impianto fotovoltaico in una giornata lo carichi in niente, e lo stesso non possiamo dire con un impianto a batteria da 5, 6, 10, 20 kWh. Ovviamente più è grosso il pacco batterie, più tempo ci vuole per l'impianto fotovoltaico per ricaricarlo. E dato che il sole non è una fonte di energia che nelle ore diciamo diurne è sempre allo stesso diciamo valore, cioè i pannelli solari non danno tutta la giornata la stessa quantità di energia. Questa è diciamo una quantità di energia che varia. Se ci sono nuvole, se è una giornata piovosa, poi esce il sole, tutto varia, tutto dipende. Per questo è da stare molto attenti anche come si dimensiona l'impianto fotovoltaico e l'impianto di accumulo, perché se è troppo grande può anche succedere che non riesci a ricaricarlo tutto se l'impianto non è ben dimensionato. Anche se fosse sovradimensionato l'impianto fotovoltaico, può sempre capitare che 2 o 3 giorni di fila non c'è un bel sole per un tot di ore quotidiane e non avete la possibilità di mantenere al 100% il vostro pacco batterie. Diciamo anche che utilizzandolo in abitazione, se non c'è l'energia del sole, l'energia in casa dovete sempre prenderla. Le scelte sono due: una che è quella ovvia dal fornitore energetico, perciò dovrete sempre avere il contratto del fornitore energetico e alimentarvi con quella quando nelle batterie e ancora meno l'impianto fotovoltaico possono darvi l'energia. Se volete andare a staccarvi completamente dal diciamo fornitore energetico, non è una cosa impossibile, si può, e oggi si può ancora di più grazie anche alla tecnologia, perché le batterie a lidio, come vedete, hanno piccoli diciamo volumi di spazio, sono molto prestazionali, danno una lunga diciamo vita, non hanno un'autoscarica come le altre, però costano. È normale che se il tuo intento è quello di staccarti completamente dall'ente fornitore energetico, dovrai inizialmente fare un progetto ottimo, eccellente per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, fare una visione di quante ore quotidiane, una stima in linea di massima di luce che tu hai quotidianamente. Poi devi andare a buttarti sul gruppo d'accumulo. Anche su questo stai attento, perché in commercio oggi stanno uscendo tantissimi prodotti, tantissime marche, tantissimi costruttori. C'è chi utilizza celle di buona qualità, c'è chi utilizza celle di indubbia qualità. Ovviamente costano molto meno, il prezzo finale è molto meno, anche se i furboni li vendono sempre a prezzi molto elevati.
anche se nell'effettivo il prezzo di produzione è nettamente minore ad un Powerwall che utilizza celle di qualità. Il nostro, per esempio, utilizza celle Samsung, abbiamo anche delle Sanyo, Sony e Panasonic. Ci sono anche celle, però non le abbiamo noi installate sul nostro Powerwall, che sono quelle di Tesla. Niente, come stavamo dicendo, il prodotto è un prodotto valido. In base a cosa dovete andare ad alimentare, che abitazione, che dimensione, ecco, estensione, quanti punti luce, gli elettrodomestici, è tutto un calcolo da fare. In più noi consigliamo, io personalmente ti consiglio di parallelare al gruppo fotovoltaico anche un gruppo eolico, o ancora meglio, se hai anche possibilità di avere energia idroelettrica, parallelare anche quello, così da avere più fonti alternative. Quando una non c'è l'altra. Se ci sono tutti e tre, ben venga. Se ci sono due a posto di tre, ben venga. Così da avere sempre le nostre batterie cariche, pronti ad alimentare la nostra abitazione. Solo così in un futuro noi potremo andarci a staccare dal fornitore, diciamo, ente nazionale, perché se ci buttiamo solo sul fotovoltaico, il fotovoltaico solo può e non può, perché come abbiamo detto fisicamente una giornata è composta da mettiamo dei 10-12 ore di luce e il resto è buio completo. Perciò per metà giornata funziona, per metà giornata non funziona. Se in quella metà giornata il sole non è al 100%, i vostri pannelli non sviluppano al 100%, il pacco batterie non riesce a ricaricarsi. Nello stesso tempo, se la vostra abitazione consuma più di quello che loro producono, andate sempre in rosso e le batterie stanno sempre o a metà carica o sotto la carica, e questo non va bene. Perciò cercate di, prima di investire, porvi delle domande: cosa dovete fare, dove dovete fare, quanto volete spendere. Se poi siete appassionati di elettronica, volete mettervi in gioco, volete andare a costruirvi il vostro Powerwall, questo come esempio un piccolo da 2,2 kW, ma noi dovremmo, vediamo quando possibile, ampliarlo ad almeno 4 kWh, cioè sono altre 3 parallelate, sempre in serie, sempre a 12 volt, però stiamo pensando di cambiare il sistema, non farlo più a 12 volt, ma andare a 24 o addirittura 36. Questo è una cosa che vogliamo studiare per bene e vedere qual è la migliore, diciamo, soluzione anche per quanto riguarda gli spazi che abbiamo disponibili, perché ovviamente così, per come sono messe attualmente le batterie, occupano abbastanza spazio. Se invece li andiamo a girare su un fianco, tanto non sono mobili, ecco qui, questo è lo spazio. Ecco cosa non fare con le batterie, ecco come prestare attenzione alle batterie, ecco cosa può succedere. Oltre dello spavento, niente, tutti a posto. Fusibili dovrebbero essere tutti ok, possiamo provare dopo. Comunque lo spazio sta intorno ai 7 cm messi, diciamo, impilati uno accanto all'altro, però è tutto questo da vedere. Niente, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione, scrivici se hai domande,
La nostra batteria si è finalmente ricaricata, questa l'avete già vista, è un pacco batterie, una batteria portatile molto utile per i pescatori, cacciatori, se vuoi andare a fare diciamo una gita in barca, in montagna e ti serve energia, puoi collegare delle lampade, puoi collegare un cavo USB per la ricarica di smartphone, puoi collegare una radio, qualsiasi cosa ti serva, una sirena, qualsiasi cosa tu voglia alimentare in energia elettrica a bassa tensione, questa te la permette. Possiamo anche personalizzarla con diciamo uscite secondarie a 5 volt, 6 volt, 9 volt, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo video è tutto, iscriviti al canale se ti è piaciuto, segui i nostri video, se hai domande dacci anche tu, spronaci per fare dei video che ti possono interessare, che vi possono interessare, perché le idee sono tante, però alla fine se non abbiamo un buon riscontro da parte vostra non sappiamo cosa fare, ecco. Dacci tu un consiglio su cosa dire, o meglio, che tematiche prendere, così da potervi accontentare e poter essere anche noi contenti del nostro operato. Ti ringrazio, ciao, al prossimo video.